Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Ciao a tutti, benvenuti in questo video per imparare l'italiano. In questo video eserciterete le vostre abilità di conversazione. Vi racconterò una bella storia, una frase alla volta. Dopo ogni frase mettete in pausa il video e ripetete ciò che sentite. Oggi condividerò una breve storia. Parla di una giovane donna. Un giorno perde il suo telefono nella metropolitana. Mentre cerca di trovarlo, incontra alcune nuove persone. Alla fine trova il suo telefono e fa anche dei veri amici. Ora iniziamo la storia. Mi chiamo Sofia Rossi e questa è la storia del mio telefono. È iniziata come il giorno peggiore della mia vita, ma più tardi è diventata il giorno migliore. Sono una studentessa universitaria. Vivo a New York City, studio arte all'università. Ogni mattina prendo la metropolitana per andare a scuola. Quel martedì mattina è iniziato come un giorno normale. Mi sono svegliata tardi. Ho preso velocemente la mia borsa e sono corsa alla stazione della metropolitana. Il treno era molto pieno. Ho trovato un piccolo spazio vicino alla porta. Le persone erano molto vicine a me da tutti i lati. Il mio telefono era nella tasca della mia giacca. Lo tenevo sempre lì. Il treno si è finalmente fermato alla mia stazione. Mi sono fatta strada tra la folla e sono scesa dal treno. Ho salito le scale verso l'uscita. Poi ho messo la mano nella tasca per prendere il mio telefono. La mia tasca era vuota. Il mio cuore quasi si è fermato. Il mio telefono era sparito. Tutte le mie foto erano su quel telefono. I miei contatti, la mia musica e molte cose importanti erano lì. Sono corsa subito di nuovo giù alla piattaforma della metropolitana. Ma il treno era già partito. Ho chiesto aiuto a un lavoratore della stazione. Mi dispiace, ha detto. I telefoni persi sono difficili da trovare. Puoi provare all'ufficio oggetti smarriti. Mi sono sentita molto triste. Come potevo essere così distratta? Ma ho deciso di non arrendermi. Mi sono detta che in qualche modo avrei trovato il mio telefono. Prima sono andata all'ufficio oggetti smarriti. Una donna anziana e gentile lavorava lì. Ha controllato diverse scatole piene di oggetti smarriti. Nessun telefono oggi, cara, mi ha detto gentilmente. Puoi tornare domani. A volte le persone riportano le cose più tardi. Ho camminato nella stazione della metropolitana e ho chiesto a molte persone se avevano visto un telefono. Nessuno lo aveva visto. Poi ho avuto un'idea. Forse qualcuno aveva trovato il mio telefono. Forse quella persona voleva restituirlo, ma per saperlo avevo bisogno di un altro telefono per chiamare il mio. Dall'altra parte della strada ho notato una piccola caffetteria. Sono entrata e ho chiesto al proprietario se potevo usare il suo telefono. Certo, ha detto gentilmente l'uomo. Il suo nome era Carlos. Che cosa è successo? Ha chiesto. Gli ho spiegato come avevo perso il mio telefono nella metropolitana. Ha ascoltato con attenzione
Poi ha detto: «Sai, mio nipote lavora per il sistema della metropolitana, forse può aiutarti». Carlos ha chiamato subito suo nipote. Suo nipote si chiama Alex. Alex ha detto che poteva incontrarmi dopo aver finito il lavoro. Per la prima volta quel giorno ho cominciato a sentirmi di nuovo piena di speranza. Alex mi ha incontrata nella caffetteria quella sera. Sembrava avere più o meno la mia età. Aveva occhi gentili e un sorriso amichevole. Carlos gli aveva già parlato del mio telefono smarrito. Alex disse: «Lavoro nella sala di controllo della metropolitana. Ci sono telecamere in tutta la stazione». Il mio cuore si riempì di speranza. «Puoi controllare le telecamere?» chiesi. «Posso provarci», disse Alex, «ma avrò bisogno di alcuni dettagli». Gli raccontai tutto quello che riuscivo a ricordare. Gli dissi il numero del treno, l'orario e perfino che vestiti indossavo. «Vieni con me», disse Alex. «Voglio mostrarti qualcosa». Camminammo insieme verso la stazione della metropolitana. Alex mi guidò attraverso una piccola porta. Su di essa c'era un cartello con scritto «Solo per il personale». Camminammo lungo un lungo corridoio. «Qui osserviamo i treni», spiegò Alex. «Aiutiamo a mantenere le persone al sicuro». La sala di controllo era incredibile. C'erano molti schermi sui muri. Mostravano diverse parti del sistema della metropolitana. Indicai uno schermo. «Quella è la piattaforma dove sono scesa dal treno», dissi. Alex iniziò a cercare nelle registrazioni delle telecamere. Guardammo lo schermo con molta attenzione. Dopo alcuni minuti Alex trovò il treno giusto e l'orario corretto. «Quella sei tu?» chiese Alex. «Sì, sono io», risposi. Il treno arrivò sullo schermo. Sembrava molto affollato. Le persone spingevano e si muovevano in ogni direzione. Poi notammo qualcosa di importante. Un uomo alto con una giacca blu stava molto vicino a me. Quando il treno si fermò, scese velocemente. Alex rallentò il video. Vedemmo l'uomo urtarmi. In quel momento qualcosa scivolò fuori dalla tasca della mia giacca. «Lì!» gridai. «Il mio telefono!» Sul video vedemmo una ragazza adolescente raccogliere il telefono. Si guardò intorno sulla piattaforma, ma io stavo già salendo le scale. La ragazza prese un foglio di carta dal suo zaino, scrisse qualcosa e mise il foglio sul muro della metropolitana. «Puoi ingrandire?» chiesi. Alex ingrandì l'immagine. Il biglietto diceva: «Telefono trovato. Il proprietario, per favore, venga a Central Park domani alle 15. Aspetterò vicino alla grande fontana. Sarà?» «Che ragazza gentile e intelligente», dissi. Alex guardò l'orologio. «È già sera», disse. «Ma se qualcuno toglie il biglietto?» Cominciai a preoccuparmi. «Non preoccuparti», disse Alex. «Andiamo a controllare se il biglietto è ancora lì». Siamo scesi sulla piattaforma. Alex mi ha mostrato il muro dove la ragazza aveva messo il foglio. Ma il muro era vuoto.
Oh no, ho detto tristemente. Qualcuno lo ha tolto. Alex ha pensato per un momento, poi ha detto: forse la ragazza è tornata a controllare di nuovo il muro. Siamo tornati nella sala di controllo. Alex ha guardato le registrazioni delle telecamere di quel pomeriggio. Guarda, ha detto indicando uno schermo. Eccola. La ragazza è andata verso il muro e lo ha guardato. Quando ha visto che il biglietto non c'era più, è sembrata delusa. Poi ha preso un altro foglio di carta e ha scritto qualcosa di nuovo. Questa volta è andata verso la bacheca della stazione e ha messo il foglio lì. Lo ha messo sulla bacheca, ho detto. Siamo corsi velocemente di nuovo alla piattaforma. Un foglio bianco era sulla bacheca. Diceva: telefono trovato. Il proprietario, per favore, venga a Central Park domani alle 15. Aspetterò vicino alla grande fontana. Sara? Perfetto, ho detto con sollievo. Ora so dove incontrarla. Il giorno dopo, Alex mi ha incontrata in una piccola caffetteria. Carlos ci ha dato il caffè gratis e ci ha augurato buona fortuna. Sei nervosa? Ha chiesto Alex. Un po', ho detto. E se la ragazza non viene? Verrà, ha detto Alex. Ha lavorato molto per aiutarti. Siamo arrivati a Central Park alle 14:45. La grande fontana era facile da vedere. Esattamente alle 15 ho visto una ragazza camminare verso la fontana. Aveva uno zaino sulle spalle. Si guardava intorno lentamente. È lei, ho detto. La ragazza si è seduta su una panchina. Ha tirato fuori il mio telefono e lo ha tenuto in mano così che le persone potessero vederlo. Mi sono avvicinata a lei. Alex camminava accanto a me. Scusa, ho detto. Sei Sara? Penso che tu abbia trovato il mio telefono. I suoi occhi si sono spalancati. Sì, sono Sara, ha detto. Questo è il tuo telefono? Sì, questo è il mio telefono, ho detto con un grande sorriso. Grazie per averlo tenuto al sicuro. Sara ha sorriso. Ho lasciato 2 biglietti per essere sicura che li vedessi, ha detto. Alex ha aggiunto. Abbiamo anche visto il tuo biglietto sulla telecamera della metropolitana. Sara sembrava sorpresa. Telecamera? Ha chiesto. Così le ho raccontato tutto. Le ho spiegato come ho perso il mio telefono, come ho incontrato Alex e come l'abbiamo trovata guardando le telecamere. Sei stata molto intelligente a lasciare i biglietti, ho detto, e grazie per non aver rinunciato. Non devi ringraziarmi, ha detto Sara. Sono solo felice di aver potuto aiutare. Volevo fare qualcosa di gentile. Sara aveva tenuto il mio telefono al sicuro e aveva scritto diversi biglietti per aiutarmi a trovarlo. Ti piace l'arte? Le ho chiesto. Sì, ha detto. Amo disegnare, ma penso di non essere molto brava. Tutti possono imparare l'arte, ho detto. Ti piacerebbe che ti insegnassi? Studio arte a scuola. Il viso di Sara si è illuminato. Davvero? Mi insegneresti? Ha chiesto.
Certo, ho detto, mi hai aiutato molto. Poi Alex ha parlato. Sara, ti piace anche la musica? Ha chiesto. Sì, ha detto, amo la musica. Suono la chitarra. Io sono un musicista, ha detto Alex con un sorriso. Forse possiamo diventare tutti buoni amici. 2 giorni fa ho perso il mio telefono e mi sentivo molto triste, ma oggi ho ritrovato il mio telefono e ho anche trovato 2 nuovi amici. Alex era più di un semplice amico. Era gentile, divertente e talentuoso. Sara sembrava una sorella minore, era intelligente e creativa. Mi piaceva insegnarle l'arte. Sai una cosa? Ho detto. Perdere il mio telefono è stata la cosa migliore che mi sia successa. Perché? Ha chiesto Sara. Perché ci ha aiutato a incontrarci, ho detto. Ho trovato amicizia e amore. Alex mi ha preso la mano con dolcezza. Io ho trovato la ragazza più meravigliosa di New York City, ha detto. Sara ha riso e ha detto: e io ho trovato la migliore insegnante d'arte del mondo. Ci siamo seduti tutti insieme e abbiamo guardato il tramonto sulla città. Il mio telefono era al sicuro nella mia tasca e il mio cuore era pieno di felicità. A volte, quando perdi qualcosa, trovi qualcosa di ancora migliore. Spero che questa storia vi sia piaciuta. Ricordate di fare pratica ascoltando e ripetendo ogni frase. Ascoltare e ripetere vi aiuterà a parlare italiano in modo più chiaro e con più sicurezza. Ci vediamo nel prossimo video per imparare l'italiano. Happy learning! If you found this video helpful, please like and subscribe to support the channel. Drop your thoughts in the comment section. We read every comment. Stay tuned for more amazing content. See you in the next video.